Rieccoci con un nuovo video. Come potete vedere, quest'oggi appunto con i Casanova Tarot, dunque ci faremo guidare nella stesa dalle avventure del giovane Casanova e ovviamente avventure ritratte nella bellissima Repubblica di Venezia, la Serenissima. Ovviamente ritratta, direi perfettamente, anche in particolari importanti e dettagli. Questo mazzo è veramente molto molto bello. Dettagli ovviamente assolutamente reali e realistici che appartengono proprio alla Repubblica di Venezia, ovviamente nel periodo di vita dello stesso Casanova, quindi grosso modo tra il 1725 e il 1798. Ovviamente questo è un mazzo che ha un taglio particolarmente affascinante e soprattutto eroticamente impegnativo. Di conseguenza, come avrete anche notato appunto dal titolo, ci andremo ad occupare di un rapporto con un amico, però pare esserci qualcosa in più, cioè lui vi piace, anche esteticamente evidentemente, e avete percepito di piacere a lui, quindi sembra non esserci soltanto una semplice amicizia o conoscenza. Vogliamo dunque capire se ci sarà qualcosa di più tra voi e questa persona, che cosa e magari se da un punto di vista erotico e passionale possano esserci in futuro degli incontri, degli approcci ovviamente più importanti e di un certo significato. Io quest'oggi farò un video ad una sola stesa. Voi sapete ragazzi che chi mi segue da tempo ormai lo avrà già notato, io alterno video a doppia stesa, quindi con due varianti, o video a una sola stesa come in questo caso. Questo per ovviamente andare incontro alle esigenze, alle necessità, ai gusti ovviamente di tutti voi. Ci sono persone che amano la doppia stesa e quindi amano avere la possibilità loro stessi di scegliere tra variante 1 e variante 2 e persone invece che amano ascoltare un video con una sola variante. Quindi io alterno sempre ovviamente video a una variante e video a due varianti. Quest'oggi faremo appunto un video a una sola variante. E dunque per il principio di sincronicità, per chiunque abbia un'amicizia particolare, per cui obiettivamente si percepisce a pelle che non sia solo amicizia, vogliamo cercare di capire come evolverà questa situazione, cioè se rimarrà solo un'amicizia oppure se nascerà qualcosa di più tra voi e questa persona. E lo faremo attraverso il metodo degli 8 arcani, o 7 più 1, come dico sempre io, dove il più 1 è un arcano fondamentale che è dato appunto dal consiglio degli arcani, consiglio che viene dato ovviamente a voi per gestire al meglio questa situazione. Analizzeremo bene il presente della situazione, i pro e i contro, che cosa effettivamente vuole questa persona da voi, cosa desidera, paure, momenti di blocco, perché questa persona non si è ancora sino ad ora dichiarata in maniera esplicita, pur essendo palese un interesse maggiore rispetto ad una semplice amicizia, influenze esterne, quindi chi potrebbe in qualche modo influenzare questa persona, cosa, quali tipologie di situazioni possano influenzare questa persona, diamo parola al karma e in particolar modo il futuro, cioè come evolverà la vostra conoscenza, quindi se rimarrà amicizia oppure se nascerà qualcosa di più. D'accordo? Dunque, io inizio a mescolare il mazzo.
Perfetto, allora come sempre io allontano ragazzi il mazzo dal tavolo di stesa, ovviamente solo momentaneamente, in modo appunto da permettere a voi di vedere meglio ovviamente le singole carte e quindi di avere una visuale più completa. Vediamo un po', dunque. Iniziamo ovviamente dalla prima carta, ossia appunto il presente, chiaramente, del vostro rapporto, con focus in particolar modo per quanto riguarda questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo un bellissimo re di denari. Allora, il re di denari rappresenta ovviamente una personalità molto attratta, perché i denari sicuramente parlano di ovviamente piacevolezza, di un atteggiamento particolarmente godereccio, diciamo, nei confronti della vita, apprezza le cose belle, diciamo, dai, questa persona. E ovviamente è una persona che si lascia molto guidare dai sensi, ma non è un re di bastoni, cioè non è solo impulso, cioè non è una persona che segue unicamente l'impulso, cioè gli piace una donna, inizia a corteggiarla, la vuole a tutti i costi, in maniera irrazionale e irresponsabile. No, qui parliamo di denari, cioè i pentacoli rappresentano sì un pensiero importante sulla materialità, quindi anche sulla carnalità, ragazzi, non si può negare, cioè questa non è una persona che vi vede solo come ovviamente un'amica, cioè sfatiamo immediatamente questo mito, d'accordo? Però obiettivamente è una persona che ragiona molto, quindi non è solo bastoni questa persona, ovviamente grazie al cielo, cioè non è una persona che si fa guidare solo dall'istinto, è una persona che razionalizza molto anche i suoi stessi desideri. E ovviamente parliamo di pentacoli, cioè rallenta purtroppo, ahimè, qualsiasi presa reale di decisione, perché chiaramente è una persona che tende a ragionarci su parecchio. Ma perché? Perché i pentacoli rappresentano individui che hanno un obiettivo, lo perseguono, ma non temono il tempo. Vi basti solo pensare che ovviamente generalmente i pentacoli e soprattutto ovviamente le carte di corte, quindi i personaggi di pentacoli, hanno un forte legame con i 3 segni di terra, quindi Toro, Capricorno e Vergine, in particolar modo il Capricorno che ovviamente è retto da Cronos, quindi Saturno, quindi il tempo per eccellenza, il trascorrere dei giorni, delle ore, delle stagioni, anche degli anni, cioè questa non è una persona che ha fretta, questa è una persona che anzi molto spesso utilizza appunto il suo pianeta reggente, quindi Saturno, quindi il tempo, il trascorrere del tempo a suo favore, cioè una persona che crede molto nel destino, crede molto nel karma e sa che prima o poi tutto ciò che lui ha seminato sarà ciò che andrà a raccogliere. Questo è un po' il motto per eccellenza dei personaggi di terra, d'accordo? Quindi questa è una persona che non teme, vi ripeto, il trascorrere del tempo, anzi è una persona che non ha fretta e che non vuole, almeno nel presente, poi vedremo nel futuro, ma per ora non vuole sicuramente accelerare, diciamo, nessun tipo di situazione o movimento o azione nei vostri confronti, d'accordo? Quindi, a proposito dei 3 segni di terra, questa persona potrebbe o appartenere proprio ad uno di questi 3 segni, o averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi segni zodiacali nei pianeti principali che strutturano la sua personalità, cioè Venere, come vive le relazioni, la Luna, come vive la propria emotività, Marte, l'Eros e ovviamente Mercurio, le comunicazioni, come si apre al dialogo. Quindi, per esempio, potrebbe avere Mercurio e Venere in Toro e ascendente in Capricorno. È un esempio per farvi capire che ci potrebbe proprio essere una forte presenza di segni zodiacali appunto di terra nel tema natale di questa persona, d'accordo? Quindi qui ci troviamo di fronte a un personaggio che pur nella lentezza ovviamente procede, quindi il suo obiettivo è un altro rispetto a quello che ovviamente lui fa vedere e mostra. Perché?
Qual è un'altra caratteristica, ahimè, diciamo, quindi forse un aspetto più negativo, sia dei segni di terra, ma anche in particolar modo delle carte di corte di pentacoli? L'essere ben capaci di mentire. Loro mentono abbastanza facilmente e in maniera direi piuttosto impeccabile, ma non come i personaggi di spade, cioè che tendono a mentire per un proprio unico tornaconto e a volte anche per ferire l'altro. In questo caso, invece, in accezione positiva e comunque i segni appunto di terra, in particolar modo le carte di corte di pentacoli, ci parlano di un tentativo, diciamo, di menzogna, di mentire, ma per ottenere, diciamo, qualcosa che abbia finalità positiva, benefica. Quindi è una persona, il vostro, chiamiamolo amico, che obiettivamente non sta fingendo perché vuole truffarvi. Con senso di dolo, è una persona che sta cercando di proteggere una verità e soprattutto sta cercando di prendere del tempo per poter eventualmente vivere al meglio questa situazione. Cioè è una persona che non si abbatte facilmente, anzi è una persona che, vi ripeto, crede molto nel destino e sa che prima o poi tutto ciò che obiettivamente è stato in grado di guadagnare è sicuramente tutto ciò che lui andrà ad ottenere. Quindi direi anche che questa è una persona assolutamente convinta di poter in qualche modo conquistarvi e ovviamente lo sta facendo pentacoli con una facciata, diciamo così, amichevole, proprio perché generalmente le carte di pentacoli rappresentano appunto l'amicizia, quindi sta, diciamo, cercando di coprire fondamentalmente il suo reale desiderio, che è un desiderio ovviamente fisico, fingendo di esservi assolutamente amico. In realtà, vi ripeto, l'obiettivo di questa persona non è assolutamente l'amicizia, bensì è proprio il cercare di ottenere ovviamente qualcosa in più, anche se, vi ripeto, con tempistiche lente. Ragazzi, io per ovviamente onestà devo anche però citarvi una caratteristica dei personaggi di Denari, in particolar modo del re di Denari, ossia questa potrebbe essere una persona o già impegnata o comunque che sta frequentando, ahimè, qualcun altro. Cioè, chiaramente, ragazzi, i personaggi di pentacoli, proprio tra le varie menzogne che a volte appunto potrebbero raccontare, anche se vogliamo per discrezione, c'è proprio quella di nascondere una propria condizione sentimentale. Cioè, questa è una persona che potrebbe avere una compagna a suo fianco o ovviamente, pur fingendosi single, ovviamente alle vostre orecchie, ai vostri occhi, potrebbe in realtà avere qualcuno, ovviamente, al suo fianco, ma anche semplicemente, vi ripeto, una banale frequentazione. Però generalmente, se vogliamo proprio descrivere in maniera puntuale e precisa un personaggio di ovviamente pentacoli, non si può ovviamente esimersi dal ricordare che potrebbe essere una persona impegnata. Solitamente sì, sono persone legate. Vi ripeto, anche semplicemente da una semplice frequentazione, cioè ragazzi non deve per forza, vi ripeto, essere una persona sposata o comunque in procinto di fidanzarsi o comunque convivente, però qui c'è probabilmente qualcun altro che questa persona ha al suo fianco, d'accordo? Quindi potrebbe non essere una persona del tutto single o del tutto libera. Questo però, ragazzi, non vuol dire che lui non vada avanti, anzi va avanti sicuramente con il suo progetto. Il suo progetto siete voi, cioè l'obiettivo di questa persona ovviamente è riuscire in qualche modo a iniziare qualcosa di più con voi, qualcosa che sia appunto molto più coinvolgente, soprattutto da un punto di vista fisico e ovviamente erotico. Quindi vi ribadisco che questa non
non è una persona che ha paura del tempo, anzi è una persona che vede nel tempo un utile alleato per riuscire, diciamo, a sbrogliare tutte quelle situazioni pericolose o ostacolanti che potrebbero in qualche modo creare problemi alla vostra futura frequentazione. Quindi è una persona che sta progettando e programmando tutto nel dettaglio. Dunque, purtroppo è chiaro che questa persona di spontaneo ha poco. Cioè, vi ripeto, non stiamo parlando di un personaggio di bastoni, quindi non è una persona che ovviamente esprime facilmente in maniera diretta e diciamo trasparente i suoi desideri e ovviamente anche le sue paure, le sue perplessità. È una persona che difficilmente si confida su questioni realmente importanti, cioè nonostante possa sembrarvi appunto particolarmente amichevole e aperta questa persona nei vostri confronti, attenzione perché, ve lo ribadisco, non dice tutto, d'accordo? Quindi è una persona che appunto è in grado di mentire, di nascondere le sue reali intenzioni, di nascondere anche eventualmente un'altra persona e soprattutto appunto potrebbe non palesarvi la reale intenzionalità che guida e guiderà ogni sua azione. Vi faccio un esempio: una persona che potrebbe proporvi di trascorrere un weekend insieme per portare avanti un hobby che per esempio vi lega o uno sport che amate entrambi fare. Ecco, l'obiettivo non è ovviamente trascorrere delle giornate al mare, in montagna, comunque inseguendo il proprio hobby, la propria passione, ma cercare in realtà di approfondire il rapporto con voi. Dunque, questa è una persona che sicuramente ha intenzione di effettuare altri approcci nei vostri confronti e lo farà, ma ovviamente con una progettualità molto diversa che appunto andrà a invece interessare le sue reali aspettative, che sono ben altre, ve lo ripeto e ve lo ribadisco, e sono innanzitutto aspettative da un punto di vista erotico e carnale, d'accordo? Quindi, nonostante questa persona si presenti con un aspetto totalmente amichevole, guardate per esempio questa carta come ben rappresenta questo personaggio, cioè obiettivamente qui abbiamo un uomo mascherato, quindi è una persona che ovviamente si presenterà, vi ripeto, in maniera piuttosto furba e calcolata. Quindi questa persona e la spontaneità sono un po' due rette parallele, d'accordo? Non si incontrano mai, quindi non aspettatevi da parte di questa persona, almeno momentaneamente, una vera e propria presa di posizione ed una chiara dichiarazione. Cioè, dietro a tutto ciò che questa persona andrà a proporvi, c'è sempre un'altra ragione e ovviamente la ragione principale risiederà proprio nel riuscire ad approfondire il rapporto con voi, riuscendo in qualche modo a anche soddisfare dei desideri che sono obiettivamente impellenti, perché vi ripeto è un personaggio di pentacoli, quindi ama molto le belle cose, ama molto le belle donne e ovviamente è una persona che sicuramente è particolarmente attratta da voi, d'accordo? Quindi qui abbiamo già immediatamente risposto alla prima domanda, cioè è una persona attratta da me oppure vuole veramente soltanto amicizia? No, non vuole soltanto amicizia, è una persona pronta ovviamente ad altro. Dunque, vediamo invece in questa seconda posizione appunto i pro della situazione, cioè obiettivamente che cosa vede di bello realmente in voi questa persona, che cosa effettivamente lo affascina. E qui abbiamo il 6 di denari. Allora, questa è una persona che ama di voi il vostro ogni tanto negarvi al suo sguardo, cioè è una persona che vi sente molto amichevole, perché di nuovo parliamo di pentacoli, quindi è una persona che percepisce comunque il rapporto positivo tra di voi, sa che comunque anche voi ricambiate un certo feeling, ma nota che comunque voi
a volte riusciate a defilarvi da questa situazione non tracciando dei reali confini nell'ambito della vostra storia. Ecco, questo lo fa impazzire. Cioè il fatto che voi ogni tanto vi neghiate, per esempio, ai suoi inviti piuttosto che al suo sguardo, ogni tanto, per esempio, cercate questa persona, ogni tanto rimanete ovviamente in disparte. Questo vostro mostrarvi a volte e diciamo anche magari col contagocce a questa persona piace da morire. Cioè riuscite in qualche modo a risvegliare in lui dei bisogni e delle necessità febbrili, per cui questa persona, vedete, starebbe veramente ore a spiarvi, perché obiettivamente è una persona che si lascia molto intrigare da quella sorta di vedo, non vedo, da quel diciamo darsi e poi in qualche modo nascondersi. Cioè è una persona che obiettivamente ama molto anche la vostra autonomia, il riuscire in qualche modo a essere persone comunque vincenti, perché parliamo di una carta di grado 6 che rappresentano appunto la vittoria, essere sempre comunque un passo avanti rispetto ad altre persone, essere comunque molto ammirate, corteggiate, cioè questa persona sa che voi siete corteggiate anche da altre persone. Ecco, questa cosa accende enormemente il suo desiderio di conquista. Dunque, voi piacete, ve lo ribadisco, tantissimo da un punto di vista fisico, cioè questa persona impazzisce obiettivamente nel pensare a voi, ma questa situazione proprio in determinate difficoltà lo in qualche modo accendono ancora di più, cioè percepisce in maniera molto positiva l'adrenalina data da una situazione che magari potrebbe appunto richiedere più tempo, ma abbiamo visto appunto che non teme ovviamente il trascorrere del tempo, e abbiamo anche una persona che non si lascia intimorire da ostacoli piuttosto che rivali, d'accordo? Quindi un po' quest'alone di mistero, diciamo, che comunque in qualche modo aleggia su di voi, a lui piace particolarmente, d'accordo? Quindi è una persona che ama molto guardarvi, spiarvi. Nel caso in cui voi abbiate per esempio un'amicizia social in comune o diretta, ecco, questa persona non sempre ama scrivervi, ma ama molto, per esempio, guardare ciò che postate, le vostre foto, i vostri video, i vostri pensieri, le vostre riflessioni. Cioè una persona che veramente vi ammira tantissimo e che fa veramente sogni ad occhi aperti pensando a voi, ha una fervida immaginazione. Quindi ve lo ribadisco, non è una persona che ha fretta, è una persona che ama anche a volte temporeggiare. Quindi vi ripeto, anche questo vostro negarvi lo accende particolarmente, d'accordo? Vediamo in posizione centrale obiettivamente che cosa questa persona ha nel cuore, cioè che cosa vorrebbe. E qui abbiamo il 7 di bastoni. Allora, il 7 di bastoni rappresenta ovviamente bastoni, quindi il desiderio, rappresenta ovviamente l'attrazione fisica, rappresenta il successo, quindi vedete il desiderio di primeggiare, di vincere una sorta di duello rispetto ad altri contendenti. Cosa vi ho appena detto con il 6 di denari? Che questa persona sa che voi siete ammirate da altre persone e comunque la competizione con altre persone, con altri rivali, in realtà non lo spaventa, anzi lo accende. E obiettivamente dentro, ovviamente, se stesso, dentro il proprio cuore, questa persona vorrebbe proprio vincere rispetto a questi rivali, quindi riuscire ad avere il primato ovviamente nel vostro cuore. Quindi è una persona pronta alla lotta, pronta al duello, è una persona pronta ad ottenere voi. È una persona che si sente veramente qualificata dalla vostra presenza al suo fianco, cioè voi sareste una tacca, diciamo, importante alla propria autostima. Non che questa persona vi voglia usare, attenzione, per sentirsi ovviamente
più valido e sicuramente più valoroso, assolutamente no. È una persona che vi apprezza, che vi stima, che impazzisce per la vostra fisicità e ovviamente dal suo punto di vista avere una donna del genere al suo fianco sarebbe un elemento di grande vanto e onore. D'accordo? Quindi è una persona che si sentirebbe proprio onorata dall'avervi al suo fianco. D'accordo? Quindi è una persona che vuole vincere proprio rispetto a questi rivali, d'accordo? Quindi questa è una persona che già si aspetta che probabilmente in un futuro ci saranno ancora momenti di ostacolo portati eventualmente, vedete, da altre persone, ma vi ripeto, è una persona che non teme la presenza appunto di altri rivali, assolutamente no, anzi è una persona che ha voglia di vincere questi duelli e anzi direi che è una persona ben consapevole di poterli vincere, d'accordo? E soprattutto 7 di bastoni, che è una carta molto bella che parla appunto anche di colloqui, di discorsi, quindi aspettatevi a breve anche eventualmente di nuovo di rivedere questa persona, risentirla entro le prossime settimane e soprattutto ovviamente di ricevere anche un invito. Il 7 di bastoni ci parla anche di spostamenti, piccoli viaggi, quindi proprio come vi dicevo appunto inizialmente, potrebbe anche proporvi un viaggio, un incontro, uno spostamento in apparenza, vedete, sempre in amicizia, ma poi con una finalità diversa e molto più importante, perché ragazzi qui parliamo di bastoni, ve lo ribadisco, questa è una persona fortemente attratta da voi, d'accordo? Tra l'altro il 7 di bastoni si rifà ai giorni che vanno dal 28 di luglio al 1 di agosto, quindi vi ripeto, entro pochi giorni, entro poche settimane, questa persona potrebbe proprio cercare di in qualche modo sbloccare la vostra situazione proprio appunto per riuscire ad ottenere maggiormente il controllo del vostro rapporto e poter in qualche modo appunto vincere su tutti questi rivali. Ora vediamo a questo punto invece in quarta posizione i contro della situazione, cioè che cosa obiettivamente però frena ancora questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 9 di bastoni. Allora ragazzi, il 9 di bastoni ci parla comunque di una certa diffidenza, cioè questa è una persona sicura di sé, ve l'ho detto, è una persona che ha degli obiettivi e l'obiettivo principale è riuscire a vincere gli ostacoli, riuscire a primeggiare rispetto a questi rivali e ovviamente riuscire ad avervi al suo fianco. Il 9 di bastoni però, vedete, parla di una persona che sta, vedete, scrutando questa bellissima donna, ovviamente in un atteggiamento particolarmente intimo e di spensieratezza, cioè è una persona che, questo però è tipico ragazzi, dei segni appunto di terra che sono abbinati ai personaggi di pentacoli, essere appunto particolarmente diffidenti nei confronti dell'altro, cioè una persona che proprio in virtù del fatto che crede molto nel destino e soprattutto nel tempo e che vede appunto Saturno come vero e proprio alleato, ecco, è una persona che prende del tempo anche per poter valutare il reale interesse che voi abbiate nei suoi confronti, perché il 9 di bastoni ci parla proprio di un cercare di capire se questa persona stia o meno riponendo le giuste speranze nella giusta persona e nel giusto rapporto, d'accordo? Quindi questa persona, come tipico del 9 di bastoni, è assolutamente consapevole del fatto che è un rapporto che per prendere piede necessita di attesa, quindi di situazioni obiettivamente che potrebbero andare per le lunghe con esito positivo, ma solo dopo aver in qualche modo sistemato alcune faccende e questioni e con grande pazienza e discrezione. È una persona disposta ad aspettare, ma è anche una persona che ha la necessità di riflettere, perché deve valutare bene, ovviamente, il vostro interesse nei suoi confronti. D'accordo? Quindi c'è un pizzico di diffidenza nei vostri confronti. Deve ancora capire se voi siate o meno interessate a lui. In questa posizione, quindi in quinta
posizione abbiamo invece l'ambiente esterno, quindi come obiettivamente questa persona è influenzata da amici, parenti, piuttosto che appunto da altre persone che lui potrebbe frequentare. E qui abbiamo una carta in realtà molto bella, quindi il 17° arcano, che è appunto l'arcano delle stelle. Questa è una persona che sogna tanto, ve lo dicevo con il 6 di denari, è una persona che appunto sogna, immagina, ad occhi aperti, che voi siate la donna della sua vita addirittura, cioè una persona che, vi ripeto, vi vede un po' come tipico della carta delle stelle, una sorta di bellezza irraggiungibile, cioè una persona che vi vede come una donna di grande valore che arricchirebbe la sua stessa persona. Ve lo dicevo appunto con il 6 di denari e il 7 di bastoni. Quindi è una persona che obiettivamente non ha una visione pessimistica del vostro futuro, anzi una visione decisamente ottimistica, però chiaramente la carta delle stelle parla comunque di un'azione comunque un po' ritardata nel tempo. E questo ve lo dicevo anche con il 9 di bastoni, cioè una persona che tende però a volte a perdersi un po' troppo in pensieri, attese, momenti di, diciamo, autocompiacimento. Questi anche a volte giochi mentali di cui a volte questa persona anche si compiace, rischiando a volte di perdere un po' tempo e a volte perdendo di concretezza, perché la carta delle stelle è una carta molto positiva, una carta molto bella che parla di sogni, però parla di sogni, cioè ragionamenti, fantasie, immaginazione, anche momenti di autoerotismo, ve lo posso garantire, che questa persona ha pensando a voi, ma obiettivamente questa è una persona che perde un po' troppo tempo perché si ferma troppo a sognare, a pensare, a programmare, progettare, controllare, valutare e agisce poco, d'accordo? Quindi è una persona che rischia di lasciare sicuramente il tutto in maniera un po' troppo platonica, romantica e spirituale per troppo tempo, d'accordo? Cioè, qui non ci sono delle reali difficoltà portate dall'ambiente esterno, quindi qui non abbiamo particolari rivali agguerriti, né per quanto riguarda voi né per quanto riguarda lui, d'accordo? Quindi non ci sono personaggi di spade, almeno per ora, che possono avversare o ostacolare particolarmente il vostro rapporto. Quindi in realtà la carta delle stelle ci sta rimandando un ambiente esterno positivo, ci parla anche di amicizie favorevoli, quindi questa persona potrebbe anche avere e poter anche usufruire dell'aiuto di persone amiche che potrebbero mettervi in contatto o in qualche modo creare un legame importante fra di voi. È anche vero che però, vi ripeto, questa persona le sfrutta poco, perché la carta delle stelle parla di poca azione e troppo pensiero. Cioè ha una forte idealità questa persona nel proprio cuore in riferimento al vostro rapporto, però obiettivamente si muove un po' troppo poco e sfrutta poco quelle occasioni importanti date e dal destino e dalle amicizie concrete, perché la carta delle stelle parla anche del karma che molto spesso vi è venuto e vi viene in aiuto. Così facendo invece questa persona tende a sprecare un po' di tempo. Ma qui ci sono delle amicizie favorevoli che potrebbero invece mettervi in contatto e in comunicazione. Quindi non ci sono particolari nemici in questo caso, cioè persone che potrebbero volere ovviamente voi e in qualche modo essergli rivale, sì, però non sono nemici acerrimi, d'accordo? Quindi qui non si tratta effettivamente di qualcuno che possa ostacolare in maniera pesante il vostro rapporto, d'accordo? È una situazione piuttosto serena o che comunque si può rasserenare, ma deve agire lui concretamente. È un po' lenta questa persona, però lo dicevamo obiettivamente già dall'inizio, non è una persona che appunto teme il trascorrere del tempo, però purtroppo, ahimè, così facendo rischia di, vi ripeto, rallentare un po' troppo le situazioni. In questa posizione, appunto, parola al karma, cioè cerchiamo obiettivamente di capire
questa persona e ovviamente anche voi, dunque, come sarete in qualche modo aiutati dal karma, cioè effettivamente se questo rapporto è destinato a rimanere semplicemente un'amicizia o se non altro appunto a diventare qualcosa di più. E qui abbiamo il Re di Coppe, questa è una persona obiettivamente destinata a diventare qualcosa di più per voi. Il Re di Coppe ci parla di un uomo innamorato, quindi questa è una persona che sicuramente dimostrerà a voi il suo amore, il suo sentimento. Arriverà un momento in cui questa persona si sentirà innamorata di voi e ve lo dichiarerà. Quindi il Re di Coppe, ragazzi, ci parla di un rapporto che è destinato sicuramente a sfociare in un qualcosa di più. Ma qui non abbiamo, come all'inizio, soltanto il Re di denari, ma abbiamo un Re di Coppe. Cioè questa persona ad un certo momento si scoprirà innamorata e obiettivamente, senza più paure, ritrosie, perplessità, questa persona metterà da parte quella, diciamo, diffidenza di cui vi parlavo con il 9 di bastoni. Questa persona si lascerà andare all'amore e ovviamente in maniera molto coraggiosa si dichiarerà. Il Re di Coppe non ha paura dei sentimenti, non li teme, anzi sono l'obiettivo primario della sua vita, quindi questa persona vi dimostrerà il suo amore, vi dimostrerà i suoi sentimenti. È una persona che obiettivamente cercherà in tutti i modi di conquistarvi, ma lo farà con modalità diverse, quindi non fingendo più un atteggiamento unicamente amichevole, ma in maniera molto più dolce, tenera, romantica. Il Re di Coppe ci parla anche di inviti romantici, messaggi importanti, quindi anche comunicazioni che diventeranno molto più profonde, sguardi che si faranno più intensi, quindi questa persona vi dimostrerà tutto il suo amore, che non sarà più soltanto un affetto amicale, ma diventerà ovviamente qualcosa di più. D'accordo? Quindi per quanto riguarda il vostro percorso karmico, qui nasceranno dei sentimenti. Ora, questa è una carta fondamentale per capire il valore e la posizione, il ruolo che questa persona avrà nella vostra vita. Potrebbe non essere l'uomo definitivo, ovviamente l'uomo della vostra vita, ma sarà sicuramente un Re di Coppe, cioè una persona fondamentale che vi parlerà d'amore, che si innamorerà di voi e che vi dichiarerà amore, d'accordo? Quindi è chiaro che in questo caso queste tempistiche, seppur lunghe e a volte obiettivamente un po' legnose, farraginose, però chiaramente avranno come risultato il fatto che questa persona finalmente capirà di amarvi e sicuramente ve lo farà capire, d'accordo? Quindi qui ci sono sicuramente dei tentativi molto più diretti, molto più chiari di dimostrarvi appunto i suoi sentimenti. Quindi vi ripeto, aspettatevi sicuramente un invito, aspettatevi sicuramente dei messaggi, una telefonata, qualcosa di decisamente molto più importante che quindi porterà il vostro rapporto ad essere decisamente molto più chiaro, se non altro da un punto di vista strettamente sentimentale. Allora, in penultima posizione, carta fondamentale di cui vi ho parlato appunto a inizio stesa, abbiamo appunto il consiglio degli arcani e qui abbiamo la carta dell'eremita. Viene consigliato straordinariamente anche a voi, a quanto pare, di non precorrere i tempi. Evidentemente allora queste tempistiche sono corrette. Tra l'altro, appunto, la carta dell'eremita è a stretto contatto con proprio non soltanto il pianeta Saturno, ma anche il segno zodiacale del Capricorno. Quindi in questo caso vi viene consigliato proprio, come appunto ci riporta la carta dell'eremita, di prendervi le tempistiche giuste per riuscire a capire effettivamente la forza del sentimento che andrà a legare voi e questa persona, per cercare proprio di capire effettivamente non soltanto che cosa lui provi per voi, ma anche, ragazze, in particolar modo che cosa voi provate per questa persona. D'accordo? È chiaro che in questo caso evidentemente viene consigliato a voi comunque un momento di riflessione come tipico dell'eremita, quindi prudenza
comunque anche concentrazione per quanto riguarda il riuscire a capire, conoscere meglio voi stesse, le vostre, diciamo, attitudini, preferenze e desideri, proprio per riuscire anche in primo ordine, non in qualche modo deludere o comunque illudere questa persona che abbiamo visto comunque si innamorerà effettivamente di voi. Ma l'eremita non parla soltanto di un'indagine interiore importante, ovviamente per quanto riguarda la vostra interiorità, cioè riuscire a capire obiettivamente che cosa voi proviate per questa persona. È una carta anche che ci parla di silenzio, prudenza e riservatezza. Quindi evidentemente questa persona agisce con cognizione di causa, cioè evidentemente il suo agire in qualche modo in maniera, vi ripeto, prudente, cercando comunque anche di, vedete, mantenere sotto silenzio quello che prova e pensa per voi, è l'atteggiamento giusto, cioè proteggendo, ecco, il vostro sentimento e quello che potrebbe esserci in più rispetto ad una semplice amicizia. Cioè vi viene consigliata riservatezza, silenzio, appunto, prudenza, metodo, perseveranza e costanza. Dunque è importante sicuramente che il vostro rapporto proceda comunque non cercando di forzare la mano ad un cambiamento, perché l'eremita che cosa ci dice? Il cambiamento è già in atto, il seme è già stato piantato, è già presente nel terreno, deve ovviamente però germoglierà, ma con tempistiche evidentemente un po' più lunghe del previsto, ma sicuramente, vi ripeto, tempistiche utili per far capire a lui e a voi effettivamente la portata del vostro sentimento e soprattutto per evidentemente riuscire in qualche modo ad eliminare ostacoli e rivali. Cioè evidentemente questo è un rapporto che a ragion veduta deve assolutamente procedere per gradi, perché qui il cambiamento, vi ripeto ragazzi, già è in azione, quindi qui già ci sono delle novità importanti, ma è un rapporto che procederà molto lentamente. Difatti purtroppo l'eremita, assieme a carte come la temperanza piuttosto che la giustizia, rappresentano ahimè le tempistiche più lunghe. Infatti l'eremita può sicuramente parlare di un cambiamento importante che però avverrà ovviamente dopo 2, 3, 4, addirittura anche oltre i 6 mesi di tempo. Quindi nel caso in cui questa sia una persona impegnata, è una persona che non vuole tradire o comunque non vuole necessariamente abbinare voi all'altra compagna, diciamo facendovi in qualche modo svolgere il ruolo di, tra virgolette, prestatemi il termine, amante. Cioè questa è una persona che comunque vuole cercare di dare una svolta alla sua vita e ovviamente lo vuole fare però in maniera pulita e trasparente. Tra l'altro ragazzi, la carta dell'eremita è un arcano che io amo particolarmente perché è un arcano che in realtà suggerisce il fatto che il cambiamento non solo è già in atto, ma ci sarà, seppur vi ripeto, con tempistiche lunghe, quindi lentamente, ma sarà anche un cambiamento epocale, cioè andrà a cambiare fortemente le vostre vite, cioè sia la vostra che la sua. Cioè ci sarà una decisione da prendere, scelte in qualche modo da fare, che saranno talmente importanti e profonde sia nella vostra vita che nella vita di questa persona, che a ragion veduta appunto necessitano di tempo, di discrezione, di prudenza e di riflessione e razionalità. D'accordo? Quindi anche nonostante questo rapporto possa sicuramente risentire di un certo rallentamento, anche purtroppo da un punto di vista erotico, cioè qui non ci sono carte di incontri particolarmente, diciamo, intensi e focosi. Qui non abbiamo il diavolo, non abbiamo il 3 di coppe, non abbiamo altre carte che ci parlano comunque di incontri molto sentiti. Qui abbiamo carte che ci parlano di rallentamento, di attenzione, di fare le cose passandole sotto silenzio, abbiamo una forte immaginazione, abbiamo dei rivali in qualche modo da scansare, ma obiettivamente non è una relazione che partirà
diciamo inizialmente, se non altro, con incontri costanti, nascosti, nell'oscurità per esempio del diavolo, o comunque alternando appunto lui, nel caso in cui voi siate impegnate, al vostro compagno, o nel caso in cui lo sia lui, alternando voi alla compagna. Cioè, questa non è una persona che vuol parlare di tradimento, vuole fare le cose nel migliore dei modi, d'accordo? Quindi non vi aspettate, ecco, particolari colpi di testa da parte di questa persona, perché non ci saranno, perché lui non li vuole fare, e obiettivamente il comunque destino, comunque il karma dà ragione a lui. Quindi evidentemente qui ci sono delle situazioni che dovranno prendere ovviamente piede, ma con tempistiche decisamente molto lunghe. Ma ve lo ripeto, in base a quello anche che abbiamo visto nella terz'ultima carta, quindi con ovviamente il re di coppe, questa sarà una persona importante, cioè qui si parlerà sicuramente d'amore, d'accordo? Ora vediamo appunto in ultima carta, quindi che cosa accadrà tra voi e questa persona nel futuro più o meno immediato, comunque ragazzi nelle tempistiche identificate dall'arcano. Un altro re, allora qui abbiamo di nuovo il re, ma in questo caso di bastoni. Allora, sicuramente ragazzi il re di bastoni ci parla di un invito, ci parla di un incontro, ci parla sicuramente di un momento dialogico importante, perché ovviamente i bastoni rimandano alla praticità e ovviamente a un'attrazione alle stelle. Allora, qui potrebbe esserci effettivamente un incontro eroticamente significativo, cioè potreste lasciarvi andare, vi ripeto, a sicuramente un approccio fisico notevole rispetto a quello che c'è stato sino ad ora, perché parliamo di un re di bastoni. Cioè, questa è una persona che ovviamente a fatica si in qualche modo controllerà nel momento in cui, per esempio, potrebbe vedervi in uno spazio, diciamo, più intimo e comunque da soli. Cioè, il re di bastoni ci parla sicuramente di una persona che a breve potrebbe appunto proporvi un incontro importante, un incontro in cui obiettivamente voi capirete che questa è una persona che sicuramente prova molto di più che una semplice amicizia, perché il re di bastoni parla anche di complimenti, parla di corteggiamento, parla comunque di uno sguardo molto attento a determinate parti del corpo. Voi noterete una forte eccitazione da parte di questa persona che agirà in maniera molto più spontanea e libera. Cioè, se fino ad ora questa persona si è comportata da re di denari, inizierà a comportarsi da re di bastoni, sino a diventare un re di coppe. Questa stesa è di una intelligenza logica incredibile, perché obiettivamente rappresenta proprio un continuum, cioè un percorso che tra voi e questa persona ormai è già iniziato e che ovviamente procederà sino ad arrivare alle alte vette dell'amore. Cioè, partito tutto come un'amicizia, re di denari, procederà con una forte attrazione e degli approcci fisici decisamente profondi e completi, d'accordo? Quindi re di bastoni, sino ad arrivare ad una vera e propria dichiarazione d'amore, quindi alla nascita di un vero e proprio rapporto e di sentimenti, quindi re di coppe. Dunque, con questo re di bastoni, vi ripeto, qui ci sarà sicuramente un approccio molto importante, un approccio che sarà soddisfacente ovviamente per entrambi. Ovviamente capirete chiaramente che tra di voi non ci sarà più semplicemente un'amicizia, perché questa persona si comporterà in maniera dinamica, in maniera appassionata. Il re di bastoni è ovviamente tra i quattro re quello che rimanda maggiormente, per esempio, alla carta dell'imperatore, il quarto arcano maggiore, che ci parla proprio di sessualità, agilità, di grande passione e di vero e proprio fuoco che obiettivamente avvolgerà i vostri corpi e che vi farà sicuramente capire che qui c'è veramente tanto da dare e tanto da ricevere, non solo ovviamente da un punto di vista emotivo e sentimentale, ma anche pratico, quindi fuori di metafora. Non posso scendere ovviamente nei particolari per ovviamente motivazioni di
rispetto appunto per quanto riguarda le varie fasce di età, d'accordo? Però fuori di metafora, ovviamente qui ci sarà sicuramente un erotismo agito. È chiaro che il re di bastoni ci parla di una persona che agirà anche in maniera molto spregiudicata, quindi una persona che non si nasconderà più e che non nasconderà più i propri desideri, d'accordo? Quindi sicuramente voi capirete, anche semplicemente da un bacio, da un abbraccio, che dietro ad un'apparenza magari amicale e formale, qui c'è ovviamente un enorme desiderio e sicuramente la cosa vi farà particolarmente piacere. Per quanto riguarda bastoni, sicuramente abbiamo tempistiche molto più veloci, di conseguenza al massimo appunto entro un mese ci sarà questo incontro, che sarà ovviamente più importante, cioè voi potreste vedere questa persona anche prima ovviamente di un mese, sentirla anche prima di un mese, ma incontri diciamo grosso modo sulla stessa scorta di incontri precedenti, cioè dove questa persona obiettivamente non si esporrà più di tanto, però entro un mese di tempo qui ci sarà un incontro dato appunto dal re di bastoni, dove questa persona vi farà obiettivamente capire in pieno controllo delle situazioni che il suo obiettivo è ben altro, che non ha più dubbi, che sa ciò che vuole in maniera intelligente, in maniera matura e che obiettivamente vuole voi, d'accordo? Quindi voi lo capirete e obiettivamente qui ci sarà un incontro che non lascerà spazio a dubbi, d'accordo? Quindi sicuramente avrete modo di in qualche modo toccare con mano e non solo appunto ciò che questa persona pensa, prova e ovviamente desidera da voi e ovviamente capirete che siete voi l'obiettivo di questa persona, nonostante, vi ripeto, questa possa essere comunque una persona impegnata, d'accordo? Ma vi farà capire che ha tutta l'intenzione di effettuare una scelta o comunque di cambiare il proprio assetto sentimentale, d'accordo? Quindi questa è una persona che non ha paura di mostrare ciò che pensa e ovviamente ciò che prova per voi, d'accordo? Quindi qui effettivamente c'è un'evoluzione importante della storia. Vi ripeto, entro un mese al massimo ci sarà un incontro che sarà obiettivamente chiarificatore e vi farà capire che questa persona sicuramente prova per voi qualcosa di molto più importante e profondo rispetto a quello che questa persona ha provato ovviamente sino ad ora. Allora, dunque, visto che obiettivamente questa è stata una stesa molto bella e molto positiva, io direi appunto di poter estrarre tranquillamente anche due appunto oracoli dei Sexual Magic Oracles appunto, che ci vanno maggiormente a delineare i contorni di questo rapporto entro ovviamente i prossimi giorni, le prossime settimane. Dunque, io inizio appunto a mescolare il mazzo e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo dunque di capire appunto come procederà appunto questo rapporto. Vediamo. Dunque, in questa posizione abbiamo i sogni. Che cosa vi ho detto appunto con la carta delle stelle? Questa è una persona che sogna tantissimo, è una persona che sogna ad occhi aperti, è una persona che, vi ripeto, vi immagina tantissimo, che pratica anche effettivamente dell'autoerotismo. Vedete, questa è una carta ovviamente che ci riporta al segno zodiacale del Cancro, quindi o voi potreste appartenere a questo segno zodiacale o averne l'ascendente o avere appunto un tema natale ricco appunto del segno zodiacale del Cancro in particolare nell'appunto vostro tema natale, nella vostra carta astrale per quanto riguarda appunto i pianeti principali che strutturano la vostra personalità, cioè voi potreste essere per esempio nel segno del Cancro e avere anche l'ascendente nel segno del Cancro, oppure potreste avere Luna e Venere nel segno del Cancro, oppure questa persona
oltre, come vi dicevo prima, a una forte presenza di segni di terra, potrebbe anche avere una significativa presenza appunto del segno zodiacale del Cancro, nell'ambito appunto della sua carta astrale. Quindi una persona che, vi ripeto, sicuramente sta creando una sorta di film, d'accordo? Una propria realtà d'amore con voi e ha tutta l'intenzione di ovviamente realizzare i suoi sogni. Che carta meravigliosa! Qui abbiamo la carta della fedeltà e ovviamente, come potete notare, in questo caso abbiamo il simbolo ovviamente del segno zodiacale del Toro, quindi di nuovo il rimando ad un segno di terra. Quindi vi confermo la forte presenza di segni di terra e in seconda battuta appunto del segno zodiacale del Cancro. La carta della fedeltà ci parla di un amore fedele, quindi questa è una persona ostinata, determinata, ve lo dicevo dall'inizio con questo re di denari, una persona che vi vuole, non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Anzi, vi dirò di più, questa è una persona che ha tutta l'intenzione di essere fedele al suo sogno, al suo desiderio, arrivando addirittura anche ad eliminare, ad allontanarsi rispetto a qualsiasi tentazione, a qualsiasi ostacolo, perché è una persona che ovviamente ha un pensiero e un unico desiderio, cioè voi. D'accordo? È come se questa persona avesse i sensi sordi rispetto a qualsiasi richiamo da parte di altre persone, d'accordo? Anche nonostante questa persona possa frequentare qualcun altro o aver avuto qualcun altro al suo fianco, ma vede voi come unico pensiero, d'accordo? Quindi è una persona che non tradirà mai né voi né il suo sogno. Ragazzi, questa è effettivamente una persona che sarà importante per voi, ve lo dicevo con il Re di Coppe, ve lo ribadisco con queste due carte del sogno e della fedeltà, è una persona ostinata che ha un desiderio, voi, e ovviamente è una persona che crede nell'amore, crede nei sentimenti e crede soprattutto in voi. Voi gli piacete in maniera assordante quasi, è una persona che non riesce a vedere altro all'infuori di voi ed è una persona che obiettivamente sarà molto importante per voi, perché è una persona, vi ripeto, molto ostinata, proprio come il segno zodiacale del Toro, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una storia destinata veramente a un lieto fine e ovviamente ad approfondirsi molto di più sicuramente rispetto ad una banale e semplice amicizia, d'accordo? Di conseguenza, ragazze, ovviamente come sempre mi raccomando, tenete duro anche se le tempistiche sono obiettivamente un po' lunghe e come sempre buona fortuna.